Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su AS Video. Oggi vi parlerò di questo kit di batterie che Bemico mi ha gentilmente inviato. Stiamo parlando dell'NP FZ100, ovvero le batterie che sono compatibili ad esempio con la Sony Alpha 7 IV, Alpha 7S3, Alpha 7 III e tantissimi altri modelli. In passato utilizzavo le NP FV50, ovvero queste qui che sono un po' più piccoline, che sono compatibili ad esempio con la Sony A6300 con cui sto registrando in questo momento e tantissimi altri modelli, ma chiaramente queste qui durano meno rispetto alla serie FZ100. Ma prima di tutto vediamo che cosa c'è all'interno della confezione. Come prima cosa troviamo il caricabatterie doppio, poi abbiamo un cavetto USB Type-C e poi le due batterie ed infine c'è anche un piccolo manuale di utilizzo. Allora partiamo dal fatto che, come vi stavo dicendo, ho utilizzato queste batterie con l'Alpha 7 IV e la cosa che ho trovato più comoda ovviamente è stato il caricabatterie, perché altrimenti saremmo costretti a utilizzare la nostra macchina fotografica come alimentatore per la batteria, e il che è veramente scomodo. Quindi già abbiamo un punto a favore per questo caricabatterie, che dispone di una porta Type-C e quindi potremo utilizzare sia il cavetto in dotazione che un cavetto da smartphone, e poi ha un doppio slot, quindi potremo caricare contemporaneamente due batterie. Personalmente ho caricato sia queste Bemico che anche la batteria originale Sony senza alcun problema. Superiormente troviamo un piccolo display che ci indica il livello di carica della batteria, che avrà un LED blu durante la ricarica e non appena la ricarica sarà completa il LED blu si spegnerà. Quindi ragazzi, che dire, questo caricabatterie è assolutamente promosso. Ovviamente lo possiamo utilizzare anche con un power bank per ricaricare le batterie in mobilità. E adesso parliamo delle batterie. Esteticamente sono uguali a quelle originali Sony, infatti vi faccio vedere che naturalmente sono uguali, perché altrimenti non potrebbero entrare all'interno della macchina fotografica. Sia quelle Bemico che quelle Sony sono da 2280 mAh con un voltaggio di 7,2 volt. E una volta inserite nella macchina fotografica non avremo alcun tipo di avviso che magari ci indica che sono delle batterie non originali. Onestamente ragazzi, ho provato solamente quest'altro marchio sull'Alpha 7 IV, perché invece ho saputo di alcune mirrorless Sony che notificano la batteria non originale, quindi non so se sia una cosa specifica di alcuni modelli o se magari alcune batterie non originali danno questo tipo di problemi. Io vi posso dire comunque che le ho utilizzate per oltre 3 settimane e non ho avuto mai un problema. Infatti se utilizzo queste Bemico o utilizzo la batteria Sony non riesco a distinguerle, le devo chiaramente estrarre dalla fotocamera. Ho voluto fare un test di registrazione video in 4K 30 fps in 10 bit, sono riuscito a registrare per circa 1 ora e 40 minuti di fila prima che la batteria si esaurisse, e mi sono stupito del risultato, soprattutto per la fotocamera che è riuscita a registrare per così tanto tempo senza surriscaldarsi o dare qualche avviso magari di temperature un po' alte. Assolutamente no. Ok, l'ho testata con circa 22 gradi, quindi sicuramente non era una temperatura troppo elevata, però il risultato secondo me è stato ottimo. Ma a questo punto l'ho voluta testare con la batteria originale Sony e con quella batteria sono riuscito a fare circa 2 ore e 4 minuti di registrazione, sempre con le stesse impostazioni. Quindi oggettivamente con le batterie Bemico avremo una durata un po' inferiore rispetto a quelle originali Sony, ma di listino la batteria Sony costa 90 euro, magari ogni tanto si riesce a trovare una cifra lievemente più bassa, però in media questo è il prezzo. Mentre questo kit di Bemico, che comprende anche il caricabatterie, che secondo me ragazzi è fondamentale, costa all'incirca 51 euro su Amazon. Quindi sì, una singola batteria dura un po' meno rispetto a quella Sony, ma ne avremo due a disposizione, e quindi paragonando i prezzi vediamo che con 50 euro ci porteremo a casa quasi il doppio dell'autonomia della singola batteria Sony, perché appunto ne sfrutteremo due, e anche il caricabatterie. Quindi a mio avviso è sicuramente un ottimo prezzo. Naturalmente vi lascio il link in descrizione, ma fatemi anche sapere cosa ne pensate delle batterie non originali. Io onestamente le ho sempre utilizzate sulla 6003, ora ho appena iniziato con l'Alpha 7 IV, anche sulle GoPro utilizzo spessissimo batterie non originali e bene o male mi sono trovato sempre bene. E ragazzi, se il video di oggi vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.